Ciao amici e bentornati sul canale. Come vedete dall'ambiente circostante sono in una situazione un po' estrema, perfetta per testare questi rugged phone. Sono della serie Fire creata appositamente per delle esigenze particolari e andando ad analizzarli singolarmente consiglio il Fire 7 Ultra a chi è molto attento alla qualità e alla potenza del sound, vedendo questo mega speaker, ma anche agli accessori, perché in questo modello, compreso nella dotazione base, troverete sia la dock station ma anche l'auricolare. Invece per la versione Pro hanno inserito un mega LED da campeggio con ben 1200 lumen di potenza, ma guardate anche la forma geometrica dei LED che si sposa bene con tutto il layout posteriore. E ora mi sono spostato in esterna perché voglio testare la luminosità di questo mega LED da campeggio, anche perché è una delle caratteristiche di punta di questo Doogee Fire 7 Pro, e adesso andremo a vedere la differenza tra questo mega LED e un LED di un normale rugged phone. Questa è l'applicazione. Per attivarlo vi basterà schiacciare il tasto d'accensione e potete anche regolare la luminosità. Guardate la differenza, questa è la luce massima, luce minima. Se volete aumentare la durata della batteria si riesce a vedere anche una distanza fino a 8 metri, come si vede dal muretto là in fondo. Guardate la differenza, luce spenta e luce accesa. E per darvi maggiormente un'idea della sua potenza, adesso lo andiamo a paragonare con normale cellulare. Questo è un classico cellulare, riesce a illuminare fino a 1-2 metri, ma già dopo 3 metri fa molta fatica. E ora beccatevi il 7 Pro, avete visto appena l'ho acceso come si vede la differenza. Andiamo a fare di nuovo la prova, spengo il Fire 7 Pro e accendo il Fire 7 Pro, per cui direi che il mega LED da campeggio per quanto mi riguarda è approvato. E per renderlo il rugged phone perfetto per uso notturno, oltre al mega LED hanno anche inserito un bellissimo night vision. Per quanto riguarda la dotazione della versione Pro, all'interno della confezione troviamo il cavo di alimentazione doppio tipo C, l'alimentatore per ricaricare dotato sempre di slot tipo C e compatibile con la ricarica rapida a 33 watt, e ovviamente insieme al cellulare anche il manuale e tutta la scheda tecnica. Molto più ricca invece la dotazione della versione Ultra, perché insieme al cellulare avrete ovviamente il manuale d'uso e di installazione, anche in questo caso il cavo di alimentazione doppio tipo C, alimentatore da 33 watt slot di tipo C, ma in aggiunta troverete anche questo utilissimo auricolare veramente ben strutturato e anche comodo per essere utilizzato, e soprattutto questa utilissima e fantastica dock station molto utile per caricare il cellulare senza avere la rottura di inserire il cavo ad ogni ricarica. Questo è il telaio del Fire 7 Pro. Come vedete è un cellulare molto compatto che si riesce a usare tranquillamente con una mano, e anche molto sottile, più piccolino del mio dito. Per quanto riguarda la pulsanteria troviamo il regolatore del volume, il sensore di impronte digitale, e nella parte inferiore troviamo lo speaker e, protetto da questo gommino protettivo, lo slot tipo C di ricarica. Dall'altra parte troviamo questo tasto personalizzabile e lo slot per le nano SIM. Per quanto riguarda invece il Fire 7 Ultra, nella parte sinistra anche in questo caso troviamo il tasto personalizzabile, lo slot per le nano SIM, e dall'altra parte troviamo il sensore di impronte digitali e il regolatore del volume. E hanno addirittura inserito un bellissimo e utilissimo tasto SOS. E ovviamente entrambi sono super resistenti, impermeabili, antipolvere e anticaduta. Infatti entrambi hanno ottenuto le 3 certificazioni più difficili, l'IP68, l'IP69K e anche la MIL STD 810H. E questa era solo una piccola ciliegina delle loro caratteristiche, perché il vero fiore all'occhiello di questi due rugged phone è la capacità e la funzione walkie talkie sia tramite Bluetooth ma anche tramite internet. Questa funzione è chiamata POC Intercom ed è disponibile sia per il Fire 7 Ultra ma anche per la versione Pro. Adesso andiamo a testare la modalità senza internet, che funziona tramite Bluetooth. Infatti li ho scollegati dalla linea entrambi i cellulari, entriamo dentro l'applicazione, entrambi hanno riconosciuto l'altro cellulare nominato Fire 1 e Fire 2 per comodità. Adesso andiamo a vedere la qualità dell'audio. Prova test audio. Prova test audio. Avete visto? È arrivato il messaggio vocale in pochissimo tempo e anche la qualità dell'audio non è affatto male. Proviamo anche il Fire 7 Ultra come risponde. 2, prova, prova. 2, prova, prova.
perfetto in cantieri o anche in zone di montagna dove non c'è una copertura internet, con una distanza massima di utilizzo di 100 metri. E la cosa interessante è che potete attivare questa applicazione anche col tasto personalizzabile presente nel lato del cellulare. E ora passiamo alla modalità walkie talkie, POC intercom, e si attiva anche questa con la modalità rapida col tasto personalizzabile. Andiamo a vedere tutte le funzioni principali. Potete trovare in rubrica tutti i contatti che avete registrato in entrambi i cellulari, ovviamente. Potete bloccarla tramite questo tastino. Ci sono anche tutte le impostazioni dove vi dà il segnale, la personalizzazione del phone, l'inserimento della password e anche delle impostazioni aggiuntive come attivare o disattivare la suoneria, disattivare il tasto dell'allarme che dopo andremo a provare e tantissime altre funzioni. Potete anche utilizzarlo in modalità dark, io onestamente lo preferisco bianco, ma tornando al test proviamo anche qui la connessione. Prova. Ovviamente c'è un po' di interferenza perché l'altro dispositivo è esattamente vicino, ma per problemi di inquadratura li devo tenere uno vicino all'altro. Anche in questo caso la comunicazione è rapida e anche l'audio non si sente male. Proviamo anche il tasto di allarme. Per attivarlo bisogna tenerlo premuto per 3 secondi. Avete visto? È arrivata direttamente la segnalazione dell'allarme con anche la mia posizione in tempo reale. Cellulare perfetto se fate escursioni o siete in una zona un po' rischiosa per essere sempre sicuri di avere la possibilità di essere rintracciati in caso di emergenza. Non necessita di una licenza radio per poter essere utilizzata e potete collegare fino a 5 persone in contemporanea. E per parlare, oltre che schiacciare il tastino del microfono, potete anche utilizzare il tasto laterale. Prova. Così da avere ulteriormente la sensazione di utilizzare un vero e proprio walkie-talkie, con la differenza che rispetto ai normali walkie-talkie con questa modalità avrete la copertura globale. Partiamo dai punti in comune, entrambi hanno un processore 5G, per la precisione il MediaTek Dimensity 6300, sufficientemente potente per reggere sia la navigazione, l'utilizzo coi social, la connessione 5G e anche e soprattutto la funzione POC. Anche la RAM e la ROM è la stessa, per entrambi 8 GB di base più 24 virtuali per un totale di ben 32 GB di RAM e invece come spazio di archiviazione per entrambi 256 GB. E chiudo con le caratteristiche in comune con la batteria. Entrambi hanno una bellissima 13.000 mAh, li potete utilizzare come delle vere e proprie powerbank per ricaricare altri dispositivi come un altro cellulare oppure un tablet. E ora siamo arrivati al test di resistenza. Ora mi divertirò a lanciarli un po' in aria all'interno del giardino e se superano questa prima fase li andremo a lanciare direttamente dal secondo piano. Cellulare numero 1, via! Cellulare numero 2, via! Guardate come si è insaccato nella neve. Siccome non sono ancora contento, gli faccio fare un secondo lancio e siccome non voglio fare favoritismi, direi che un secondo lancio se lo becca anche la versione Pro. Andiamo a vedere se sono sopravvissuti anche questa volta. Ormai ho il giardino disseminato di cellulari rugged in giro per casa. Questo è il 7 Pro, lo andiamo a pulire dalla neve. Andiamo a vedere se lo schermo funziona. E direi di sì, guardate anche la tendina a che velocità si riesce ad aprire e chiudere. Questo invece è il 7 Ultra, anche lo speaker si è ben innevato, per cui direi che è un buon test anche per l'impermeabilità e anche in questo caso direi che lo schermo è sopravvissuto e anche il telaio posteriore, tolta la neve, non mi sembra di vedere difetti e neanche ammaccature. E ora, visto che hanno passato il primo test, li andiamo a lanciare anche dal secondo piano. Parto col 7 Pro, 3, 2, 1, via! E adesso è il momento dell'Ultra. Ed eccoli qua, affossati di nuovo all'interno della neve. Andiamo a tirare via il primo. Lo schermo intanto dà segnale di vita, è un buon segnale. Vado a estrarre anche la versione Pro. Lo schermo risponde alle mie sollecitazioni, per cui direi che il display mi ha impressionato tantissimo perché funziona nonostante la neve sopra e anche se sto utilizzando un guanto, per cui perfetto se lo utilizzate come cellulare da lavoro o semplicemente in pieno inverno come sto facendo io in montagna. Entrambi non hanno subito danni, ho avuto problemi di malfunzionamento dopo il test. Per
quanto mi riguarda il test della resistenza è stato superato. Entrambi hanno lo sblocco facciale, avete visto si è sbloccato senza usare l'impronta. Andiamo a verificare anche lo sblocco facciale del 7 Ultra, ma anche in questo caso non ci sono stati problemi. E ora andiamo a analizzare gli schermi dei due cellulari partendo dal Fire 7 Pro, in cui troviamo un display IPS da 6,6 pollici in HD+. Ovviamente i display non sono il punto di forza di questi rugged phone, tuttavia si difendono bene soprattutto se li paragoniamo ad altri smartphone della stessa fascia di prezzo. E questo invece è il display del Fire 7 Ultra. Lo schermo anche in questo caso è un 6,6 pollici, una risoluzione leggermente migliore in Full HD+ e refresh rate di ben 90 Hz. Ovviamente a occhio nudo non si vede molto la differenza, anche perché già di base ormai tutti i cellulari hanno raggiunto un livello di qualità dei dettagli e anche per quanto riguarda la luminosità si riescono a usare tranquillamente anche sotto la luce del sole. Ovviamente non sono schermi AMOLED, ma essendo display IPS devo dire che hanno comunque una buona luminosità. E ora vi voglio far sentire la potenza di questo super speaker da 125 decibel. Ho preso questo video test, sentite che sound! Una potenza che si sente a metri di distanza, per cui lo potrete utilizzare anche negli ambienti più rumorosi senza avere la paura di non sentire chiamate o l'audio di un film o una serie TV che state guardando. E questo è l'audio durante il gaming. Per quanto riguarda l'analisi del comparto fotografico, la carrellata che state vedendo sono delle foto che ho scattato direttamente col Fire 7 Pro. Questo cellulare è dotato della telecamera principale posteriore da 64 megapixel, una fotocamera frontale da 16 megapixel ed è anche dotato addirittura di un night vision da 20 megapixel. E queste che state vedendo le ho scattate di notte proprio col night vision. Veramente un bel plus per questo cellulare. E infine questi sono dei video che ho registrato nel parco della mia città e anche qui tutto sommato di grossi difetti non ne ho riscontrati. Queste invece le ho scattate col Fire 7 Ultra. Il comparto fotografico è molto simile, anche in questo caso abbiamo una fotocamera principale posteriore da 64 megapixel, la selfie camera sempre da 16 megapixel, ma qui è presente un sensore macro da 2 megapixel. Infatti ho immortalato da vicino alcune foglie e devo dire che la qualità non è affatto male. Per il resto anche qui di grossi difetti non ce ne sono. E infine questi sono due video che ho registrato con la telecamera principale posteriore. Direi che sono abbastanza stabili e in linea con gli altri rugged phone della sua stessa fascia di prezzo. E concludo questa recensione parlando del prezzo. Il Fire 7 Ultra viene venduto a 300 euro, invece la versione Fire 7 Pro intorno ai 270 euro. Sono entrambi degli ottimi rugged phone e soprattutto molto resistenti, come avete visto dai test che ho fatto in questa recensione. Consiglio la versione 7 Ultra a un pubblico più attento alla qualità e alla potenza del suono, non solo agli amanti della qualità del sound, ma soprattutto anche per chi magari lavora in un ambiente molto rumoroso e quindi vuole avere sempre la certezza di poter guardare i video o sentire le chiamate al 100%. Altro plus ovviamente è la dotazione base, dotata di dock station compresa nel prezzo e anche gli auricolari. Invece il 7 Pro lo consiglio agli spiriti della notte, ossia a tutte le persone che magari hanno hobby come escursioni notturni o magari lavorano di notte, perché grazie al Mega LED e anche il Night Vision avranno la possibilità di poterlo sfruttare al 100% anche in condizioni di buio. Se per caso siete interessati a questi due rugged phone, vi ho lasciato il link diretto di entrambi sia nel primo commento che nella descrizione di questo video e ovviamente vi inserirò anche eventuali codici sconto. Da Luca Tac e da questi due potentissimi rugged phone è proprio tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!